Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Action News tonight with Atlanta's leading news team. Negli anni '80 a Los Angeles la paura sembrava diventata parte della quotidianità. Accendevi la televisione e sentivi parlare di serial killer, gang, rapine e sparatorie. I telegiornali mostravano continuamente elicotteri sopra i quartieri, scene del crimine delimitate dal nastro giallo e i reporter raccontavano di una città ormai fuori controllo. Si era diffusa la sensazione che il pericolo potesse arrivare da chiunque e raggiungere chiunque. Compared to this time last year, the overall crime rate is up by 11%. Così quando una donna viene trovata assassinata nel suo salotto di casa, tutti sembrano avere subito una risposta pronta. È una rapina finita male, l'ennesimo episodio di violenza efferata. Anche i vicini cercano di convincersene perché, in fondo, è la spiegazione più rassicurante. Se il male arriva dalla strada, allora basta avere paura degli sconosciuti, perché ci sono ipotesi molto più inquietanti di una rapina violenta, ipotesi che ci obbligano a mettere in dubbio proprio le persone di cui dovremmo poterci fidare ciecamente. Questa è la storia di Stephanie Lazarus. Stephanie Lazarus nasce nel 1960 in California dai genitori Shelton e Carol Lou. La sua infanzia è assolutamente serena e ordinaria. Stephanie va bene a scuola, fa tantissimo sport. A Stephanie lo sport piace veramente tantissimo, anche perché suo padre ha sempre avuto delle aspettative molto forti, delle grandi aspettative su di lei in quell'ambito. Forse è proprio per questo che ci si è appassionata così tanto, cioè lei nello sport cerca non solo di riuscire bene, ma cerca anche l'approvazione e l'orgoglio di suo papà. Suo padre è molto severo in questo senso, cioè per lui Stephanie non è mai abbastanza, deve cercare di essere sempre meglio e questo, crescendo, causa in lei un disperato bisogno di piacere agli altri, di ricevere conferme dagli altri. Diventa, insomma, una grandissima people pleaser. E proprio facendo sport, giocando a basket al college, Stephanie incontra un ragazzo di nome John Rutten. John ha un anno in più di Stephanie e frequenta la stessa università, la University of California, e quando Stephanie lo incontra ne resta immediatamente colpita. John è brillante, è un ragazzo molto atletico, sportivo, è proprio il classico ragazzo che può piacere a Stephanie. Infatti lei si prende immediatamente una cotta per lui. I due iniziano a passare moltissimo tempo insieme, escono insieme, parlano tantissimo, ridono insieme, ma nulla di più. O meglio, Stephanie vorrebbe di più, ma John no. Stephanie è completamente cotta di lui, tanto che va a chiedere ad una loro amica in comune di indagare per scoprire se lui possa essere interessato. Ma quando questa amica chiede a John questa cosa, lui, con la delicatezza di un tavolino rotto, le risponde che no, assolutamente no, non è interessato perché Stephanie ha un bel corpo, secondo lui, ma la sua faccia proprio non gli piace. Nonostante questo, quindi nonostante John sappia che Stephanie è interessata a lui e nonostante lui non ricambi i suoi sentimenti, continua a passarci insieme tutto il suo tempo e, come se questo non bastasse, poco dopo inizia anche ad andarci a letto insieme. E non solo, le fa anche conoscere tutta la sua famiglia. Quindi Stephanie stringe proprio un rapporto soprattutto con la madre di John, ma in generale con tutta la sua famiglia. Quindi i due hanno rapporti regolarmente, passano tutto il loro tempo insieme, conoscono le rispettive famiglie, ma non stanno insieme. Cioè John addirittura a volte
nasconde Stephanie ai suoi amici, probabilmente perché pensa che non sia abbastanza attraente per i suoi gusti. Vabbè, oltre questo frequenta anche altre donne, ma tutto sempre di nascosto da Stephanie. E questo è molto importante capirlo, cioè John non è mai stato chiaro con Stephanie, cioè non è che le abbia mai detto: senti, tra noi non c'è nulla, anche se andiamo a letto insieme io non sono innamorato di te, io esco con altre donne e non mi sento legato a te e non mi ci sentirò mai. No. A John piace sapere di avere quell'effetto su Stephanie e quindi diciamo che mantiene questo rapporto un po' ambiguo. Stephanie dal canto suo non è centratissima, perché si ossessiona completamente, si fissa proprio e inizia a fare cose molto inquietanti, tipo, per farvi un esempio, a volte durante la notte Stephanie si introduce nel dormitorio di John, nella sua stanza, e gli fa delle foto mentre dorme, sì. Questo loro rapporto ambiguo continua anche dopo l'università e continua appunto a essere non lineare, perché ogni tanto, tra l'altro, John sparisce. Non la chiama, non la vede anche per 2 mesi, perché magari in quel periodo stava uscendo con un'altra. Poi dopo 2 mesi però torna, perché sa che tanto Stephanie è sempre lì che lo aspetta. Dopo l'università comunque Stephanie decide di voler diventare una poliziotta. Entra quindi in accademia e supera l'addestramento a pieni voti, distinguendosi immediatamente per le sue capacità, anche perché quando lei si mette in testa qualcosa la ottiene. Stephanie entra nel corpo di polizia di Los Angeles, nella LAPD, perché a questo punto sia lei che John vivono a Los Angeles. Nella primavera del 1984 succede qualcosa. John conosce una ragazza che cattura completamente la sua attenzione. Quella ragazza si chiama Sherry Rasmussen. Tra John e Sherry nasce subito una relazione, perché John perde proprio la testa per lei completamente, ma tiene sempre tutto nascosto a Stephanie. Cioè, come al solito sparisce per qualche mese, poi riappare e lei ovviamente sospetta qualcosa, fino a quando un giorno lo scopre da un amico comune che John si frequenta appunto con questa nuova ragazza. Stephanie ci rimane malissimo, non tanto perché John esca con un'altra, ma perché si è effettivamente impegnato con quest'altra. Cioè, John si è innamorato di Sherry, ma di Stephanie no. Stephanie pensa quindi che non era tanto lui che non riusciva ad impegnarsi in generale, lui non riusciva ad impegnarsi con lei. E questa consapevolezza va a toccare una ferita molto più profonda che Stephanie si porta dietro fin da quando è bambina, perché come vi dicevo Stephanie ha sempre avuto un bisogno enorme di approvazione, soprattutto da parte degli uomini, e tutto sembra partire proprio dal rapporto con suo padre, uno sportivo severo, esigente, che riversa su di lei aspettative enormi. Stephanie impara quindi presto che l'amore, l'attenzione e l'orgoglio si conquistano, che bisogna performare bene, eccellere, essere abbastanza per ricevere amore. Nella sua testa, se un uomo la sceglie, allora lei vale. Se un uomo si innamora di lei, allora lei è abbastanza. Se invece si allontana, il problema deve essere lei. È come se avesse perso una partita, ma come le ha insegnato suo padre da piccola, perdere non è un'opzione. Ma parliamo di Sherry. Chi è Sherry Rasmussen? Sherry nasce il 7 febbraio 1957 a Washington e cresce in Arizona dai genitori Nels e Loretta ed è la secondogenita di 3 sorelle. Sherry è una ragazza molto premurosa, molto attenta ai bisogni e ai desideri degli altri, e le sue sorelle raccontano di come Sherry sia sempre stata il collante della loro famiglia, cioè lei tiene un po' tutti insieme, grazie proprio al suo carattere dolce, alla sua capacità di coinvolgere sempre tutti. Da quando è adolescente Sherry
ha già le idee chiare. A 16 anni lei sa già che cosa vorrà fare da grande e inizia gli studi infermieristici dopo essersi diplomata in anticipo. Pensate che a 16 anni lei ha già il diploma. All'università poi si laurea con ottimi voti e a 21 anni si trasferisce a Los Angeles, dove appunto inizia a lavorare come infermiera e fa una carriera incredibile. Infatti a soli 29 anni diventa capo reparto del personale infermieristico del reparto di terapia intensiva dell'ospedale in cui lavora, il Glendale Adventist Hospital. E Sherry è proprio fatta per questo ruolo, cioè questo lavoro è la sua passione ed è così brava che viene spesso anche chiamata come relatrice in diverse conferenze nazionali e internazionali sul tema dell'assistenza infermieristica nella terapia intensiva. Quando incontra John, quindi, Sherry è una donna realizzata nella vita professionale e personale, ha costruito la carriera che desiderava, ha una famiglia che ama, degli amici, una stabilità. E l'incontro con John sembra quasi arrivare come un po' l'ultimo tassello di una vita che finalmente lei sente completa. E non solo Sherry e John iniziano a frequentarsi, ma dopo pochissimo tempo lui le chiede di sposarlo e le regala anche una macchina per coronare la proposta, le regala una bellissima BMW. Immaginate Stephanie come prende questa cosa. Spoiler, male, malissimo. Quindi cosa fa? Quando Stephanie scopre che John addirittura abbia chiesto di sposarlo a Sherry, Stephanie va da John e si dichiara. Gli dice in lacrime di essere sempre stata innamorata di lui e gli chiede un chiarimento sulla situazione, anche perché i due ogni tanto avevano ancora rapporti. Ma lui si finge scemo. Le dice di non sapere, cioè lui le risponde che non aveva idea della cosa, non aveva capito che lei provasse quei sentimenti per lui. Al che Stephanie gli propone una cosa, gli dice che l'unico modo per lei di superarlo, di superare John, è avere un ultimo rapporto con lui. Se lui le concedesse un'ultima notte di passione insieme, allora lei riuscirebbe ad andare avanti. E amici, John accetta, fa quest'opera di bene e i due passano un'ultima notte di passione insieme. Peccato che, ovviamente, dopo questa notte Stephanie non lo supera. Siamo sorpresi? Non siamo sorpresi. Stephanie non solo non lo supera, ma un giorno si presenta sul luogo di lavoro di Sherry e le racconta tutto, le dice di essere stata a letto con il suo futuro marito, le dice di essere sempre stata innamorata di lui e di aver sempre avuto rapporti con lui, ma soprattutto le dice che se lei non poteva avere John, allora nessuno avrebbe potuto averlo e le assicura che quando il loro matrimonio sarebbe andato in pezzi, perché per Stephanie era solo questione di tempo, lei, Stephanie, sarebbe stata lì a raccoglierne i pezzi. E da quello che ho letto, Stephanie, per fare questa piazzata, si veste anche in modo particolare, cioè va al lavoro di Sherry, quindi in ospedale, praticamente nuda, cioè con un top cortissimo e degli shorts molto 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 corti. E in tutto ciò, appunto, Sherry non sa nulla di Stephanie, cioè lei pensava fosse solo un'amica di John, perché questo è quello che lui le ha detto, no? Niente di più, quindi sentirsi dire queste cose in questo modo poi la sconvolge. Quella stessa sera Sherry infatti in lacrime chiede a John spiegazioni e forse per la prima volta nella sua vita John è sincero, ammette di aver avuto rapporti con Stephanie, ma giura e spergiura di amare solo lei, solo Sherry. Stephanie non ha mai significato nulla per lui vuole passare tutta la sua vita con Sherry e le chiede di perdonarlo e alla fine Sherry lo fa. Lo perdona. I due quindi si sposano il 23 novembre del 1985 e insieme vanno a vivere a Van Nuys, che sarebbe un quartiere di Los Angeles situato nella San Fernando Valley. Questo per loro è un momento
stupendo. Sherry e John sono davvero molto innamorati, molto complici, e Sherry sente di non poter desiderare nulla di più. Ha un bel marito che la ama e che lei ama, un lavoro che la gratifica e tutta la vita davanti per costruirsi la famiglia dei suoi sogni. E anche John si sta realizzando professionalmente perché inizia a lavorare presso una società di ingegneria. La storia con Stephanie è ormai solo un ricordo lontano, o almeno questo è quello che lui crede. Perché, come ormai abbiamo capito, Stephanie non è una che si arrende facilmente. Lei, tra l'altro, era convinta che informare Sherry del fatto che lei e John fossero andati a letto li avrebbe fatti lasciare. E il fatto invece che si siano sposati lo stesso la fa impazzire. Inizia quindi letteralmente a fare stalking alla coppia, anzi più che alla coppia a Sherry. Si presenta sul suo posto di lavoro, si presenta a casa loro e quando Sherry, esausta, minaccia di chiamare la polizia, ovviamente Stephanie le ricorda che è lei la polizia. Perché vi ricordate, lei fa la poliziotta. A tratti poi Stephanie sembra provare ad andare avanti con la sua vita, per esempio mette diversi annunci per cercare un ragazzo. Ovviamente ai tempi non esistevano le app tipo Tinder, ma poi finisce sempre per tornare a John. Un giorno, pensate, si presenta a casa di John, sempre vestita in abiti succinti, molto succinti, perché ogni volta che si presenta a casa sua lei si veste in questo modo, e gli porta a John, non siete pronti? Gli porta i suoi sci, i suoi sci, e gli chiede: puoi passare la cera sui miei sci, per favore? Io ve lo giuro, non me lo sto inventando, cioè immaginate di esservi sposati da poco e la ex del vostro marito si presenta a casa vostra chiedendo a lui di passare la cera sui suoi sci, che potrebbe anche sembrare una cosa porno detta così, ma no, cioè Stephanie vuole letteralmente che John metta la cera sui suoi sci. E la cosa peggiore non è neanche questa, è che John lo fa, le dice va bene, ti faccio questo favore. Ovviamente Sherry è furiosa, oltre che stanca, piena, lei non ne può più e si arrabbia con John, ovviamente si oppone al suo essere costantemente così accondiscendente con questa donna che sta rendendo la loro vita un inferno. Gli chiede anche se sia davvero sicuro che la loro storia sia finita, ma John la tranquillizza, le dice che sono solo amici, però alla fine comunque, come vi ho detto, fa a Stephanie il favore di incerarle gli sci. Arriviamo ora al 23 febbraio 1986, quindi 3 mesi dopo il matrimonio di John e Sherry. Quel giorno la sorella minore di Sherry, Teresa, fa visita alla coppia insieme a suo marito Brian e ad un altro loro amico e tutti si compiacciono nel vedere John e Sherry così felici, sembrano sereni, sembrano innamorati. La mattina seguente, quindi siamo a lunedì 24 febbraio, John esce di casa presto, esce di casa alle 7:20 per andare al lavoro e lungo il tragitto fa tappa in una lavanderia per portare dei completi. Sherry invece quella mattina avvisa i colleghi e i superiori che sarebbe rimasta a casa, che avrebbe saltato il lavoro perché non si sente molto bene, o perlomeno questo è quello che dice ai colleghi, perché in realtà Sherry vuole stare a casa perché non ha voglia di partecipare ad un corso di aggiornamento che doveva esserci in quella giornata. John vuole tenerle compagnia, quindi prova a telefonarle alcune volte nel corso della giornata, ma ogni volta il telefono suona a vuoto e la segreteria telefonica è spenta. Prova anche a telefonare alla sua segretaria nel suo reparto al lavoro, che però riferisce a John di non averla vista. Lui però non si allarma più di tanto perché è capitato altre volte che lei non rispondesse al telefono. Così, dopo essersi fermato in banca per una breve commissione e poi di nuovo in lavanderia per ritirare i completi che aveva portato, John rientra a casa intorno alle 18 e non vede l'ora di parlare con sua moglie perché appunto non l'ha sentita per tutto il giorno. Ma mentre è ancora nel vialetto, John nota qualcosa di strano. Ci sono a terra dei frammenti di vetro che sembrano quelli della porta finestra
del patio. Prima di entrare in casa, poi John si ferma a parlare con un vicino e in questo modo apprende che il loro garage, quello di Sherry e John, è rimasto aperto dalle 9:30 del mattino, ma quando John ci guarda dentro si accorge che la macchina di Sherry non c'è più. E la macchina di Sherry è proprio quella BMW che lui le aveva regalato dopo averle fatto la proposta di matrimonio, vi ricordate? John allora entra nel garage e nota che la porta di collegamento con l'interno della casa è socchiusa. Preoccupato si precipita al piano superiore, varca la soglia del salotto e quella che si trova davanti è una scena agghiacciante. Sherry giace a terra in accappatoio, scalza e in un bagno di sangue. Sherry purtroppo è senza vita. I suoi occhi sono gonfi e presenta numerosi lividi e ferite sia sul viso che su tutto il corpo. È evidente che sia stata proprio aggredita ferocemente. John chiama immediatamente il 911 e al loro arrivo i paramedici lo trovano accasciato, disperato, in lacrime. Il pompiere paramedico Gregory Tillian, tra i primi ad arrivare sulla scena, proverà a soccorrere Sherry, che però purtroppo è morta ormai da ore. Intervengono allora i tecnici forensi che raccolgono diversi campioni dal corpo di Sherry alla ricerca di eventuali tracce che possano aiutare a ricostruire l'identità dell'aggressore. Soprattutto vengono prelevati 2 tamponi salivari da quello che sembra un grosso segno di un morso che Sherry presenta sull'avambraccio sinistro. L'aggressore aveva morso Sherry. Dalla successiva autopsia emergerà che Sherry è stata uccisa da 3 colpi di pistola al petto compatibili con una calibro 38. 2 dei 3 colpi al petto risultano essere ferite da contatto, quindi esplose con l'arma appoggiata direttamente al corpo, quindi esplosi a una distanza molto ravvicinata. Sherry presenta anche dei segni sui polsi che suggeriscono che sia stata legata. La famiglia di Sherry viene immediatamente informata e la notizia ha, come è facile immaginare, un impatto devastante su di loro. Parlando della scena del crimine, tutto sembra indicare una lotta. Il soggiorno è completamente a soqquadro, a terra c'è un vaso di fiori rotto e alcuni mobili, come quello della TV, sono stati ribaltati. Al piano superiore una delle 2 porte scorrevoli in vetro che danno sul balcone posteriore è infranta e da qui infatti venivano i frammenti che John aveva notato all'esterno sul vialetto. I detective a questo punto la prima cosa che fanno è chiedere a John se ci fosse qualcuno che potesse avere qualcosa contro Sherry o addirittura odiarla, qualcuno con un motivo per volerla morta. E amici, a tutti noi viene in mente subito un nome solo, giusto? Stephanie. Stephanie che tra l'altro fa parte del corpo della polizia di Los Angeles, anzi strano che non sia arrivata proprio lei sulla scena del crimine. Ma comunque Stephanie, no? Che ha perseguitato Sherry per un sacco di tempo, che voleva che John le incerasse gli sci. Ma sapete invece che cosa risponde John al detective che gli fa questa domanda? John risponde: no, non mi viene in mente nessuno che volesse fare del male a Sherry. Nessuno. I detective allora si convincono che si tratti di un furto finito male. Secondo la ricostruzione, 2 persone si sarebbero introdotte nel condominio passando dalla porta lasciata aperta perché non ci sono segni di effrazione, quindi deducono che sia stata lasciata aperta la porta, quella dentro il garage, e mentre uno dei 2 si sarebbe messo a smontare la TV e l'impianto stereo, l'altro si sarebbe imbattuto inaspettatamente in Sherry, che l'avrebbe colto di sorpresa. Sarebbe quindi iniziata una colluttazione. Sherry sarebbe stata trascinata in salotto e poi l'aggressore avrebbe morso Sherry al braccio mentre quest'ultima tentava di difendersi togliendogli l'arma. Poi l'aggressore avrebbe preso il vaso di fiori e avrebbe colpito Sherry alla testa per poi spararle 3 colpi al petto, attutendo il rumore con una coperta, visto che pare che i vicini non abbiano sentito nulla.
C'è da dire che effettivamente in quel periodo nella zona si è registrata una serie di furti in casa e in generale quella delle rapine a mano armata era una preoccupazione diffusa. Negli anni '80 Los Angeles veniva spesso descritta come una città fuori controllo, quasi un Far West moderno, come dicono anche svariati documentari. I notiziari proponevano continuamente racconti di episodi di violenza, contribuendo a diffondere l'idea che la criminalità stesse aumentando sempre più velocemente e in modo incontenibile. La tensione quindi era quotidiana, era palpabile. 1,784 homicides. And we're starting off the new year with at least murder of 9. Killed 1, who killed 4. Murdered in its murders. Record murder rate of 1980. A rendere il quadro ancora più inquietante è la reputazione di Los Angeles in quel periodo come la capitale mondiale dei serial killer. A questo punto, tra l'altro, è praticamente appena stato arrestato solo da qualche mese Richard Ramirez, The Night Stalker, nel agosto dell'85. Quando Sherry viene uccisa nel suo appartamento, il suo quartiere precipita nel panico. Pensate che molti residenti hanno persino paura di uscire di casa e si armano fino ai denti per farlo. C'è anche la corsa di installare nuovi allarmi e tante famiglie adottano anche proprio dei cani da guardia, insomma si sfiora l'isteria collettiva. Le autorità elaborano anche l'identikit dei potenziali sospettati, non si capisce bene in base a cosa, dato che nessuno li ha visti, ma nonostante questo decidono che i rapinatori sono 2 uomini latini, ispanici, armati di pistola, e fanno dei volantini. Questi volantini vengono appesi in tutto il quartiere e tutti sono nel massimo stato di allerta. La cosa strana però è che dalla casa di John e Sherry non è sparito nulla. I gioielli sono ancora lì, lo stereo, la TV sono ancora lì, solo 2 cose sono sparite. Una, come vi dicevo, è la macchina che John aveva regalato a Sherry, e la seconda è il loro certificato di matrimonio. Sì, il certificato del matrimonio. Quindi non ci sono segni di effrazione. Sherry, poverina, è stata massacrata, a dir poco, addirittura presa a morsi. Le uniche cose ad essere sparite sono la macchina che John le aveva regalato come regalo di nozze e il loro certificato di nozze. Ma perché mai indagare su una persona che conosceva la coppia, qualcuna con un movente passionale, emotivo, no? Perché mai? No. Diamo la colpa a 2 ispanici, sicuramente sono stati gli ispanici. A soli 3 mesi dalla morte di Sherry poi succede qualcosa che rafforza la teoria che ci sia una banda di ispanici che sta svaligiando la zona, perché sempre in quel quartiere, non lontano da casa di Sherry e John, avviene una rapina in casa, in cui però fortunatamente nessuno perde la vita e nessuno si fa male. Le indagini per la morte di Sherry comunque proseguono, anche se non ci sono molte prove concrete, e così è necessario aspettare l'esito delle analisi forense, per esempio quelle sulle tracce biologiche prelevate dal morso sul braccio di Sherry. Ma c'è uno degli agenti, l'agente Forrest, che continua a pensare a questo caso, soprattutto all'atteggiamento di John. Ricorda infatti che dopo il ritrovamento di Sherry lui, sì, per carità era disperato, era in lacrime, ma sembrava anche molto pensieroso. Cioè non è qualcosa che lui riesce a spiegare, anche perché ormai lo sappiamo, il lutto è qualcosa di molto personale che viene vissuto dalle persone in modo diverso. Ma questo agente ha una sensazione, una sensazione da detective, sente che c'è qualcosa che non va, qualcosa che John non sta raccontando. Chiaramente John dopo il delitto era stato interrogato e i detective gli avevano rivolto la domanda diretta, cioè gli avevano chiesto se fosse stato lui a far del male a sua moglie, ma lui aveva negato e si era mostrato anche molto collaborativo. Aveva iniziato a raccontare tutta la sua storia d'amore con Sherry, descrivendola come una storia perfetta, e anche i familiari, gli amici che sono stati interrogati, tutti descrivono Sherry e John come una coppia molto affiatata, molto felice, 2 vincenti, 2 che agli occhi degli altri avevano tutto ciò che si potesse desiderare dalla vita. Poi però i genitori di Sherry raccontano qualcosa di molto interessante ai detective.
raccontano che nell'ultimo periodo Sherry fosse effettivamente perseguitata da qualcuno, da una donna che cercava in tutti i modi di sedurre suo marito John e che era arrivata proprio a fare stalking a Sherry. Tanto che lei si era infatti convinta che il marito avesse una storia clandestina con questa donna e una volta era proprio scoppiata a piangere parlando di questo con suo papà. E suo papà era rimasto colpito da questo perché Sherry era una che non piangeva mai, non era una che si lasciava buttare giù dalle cose. Il problema è che i genitori di Sherry non sanno il nome di questa donna. Sherry non gliel'aveva mai detto. A questo punto i detective richiamano John e gli chiedono perché lui non gli abbia mai raccontato tutte queste cose nel suo interrogatorio. E lui, signore e signori, afferma che non aveva idea che sua moglie subisse questi atteggiamenti intimidatori da una sua ex. Lui non lo sapeva, capito? Non se n'era accorto. She's not having any problems with an ex-boyfriend or you with an ex-girlfriend? No. Has anybody been hitting on her, following her home, or anything like that at all? I would say nothing out of the ordinary, I don't think there was anything out of the ordinary. Così come non si era mai accorto che Stephanie fosse innamorata di lui per tutto quel tempo. Lui vive sulle nuvole. E spiega anche di non aver mai fatto il nome di questa ex quando ha dovuto, perché gli hanno chiesto di fare la lista di tutte le sue ex e lui non ha fatto il nome di Stephanie, ha elencato tutte le sue ex tranne Stephanie. E lui spiega di aver omesso il suo nome perché non la considerava una vera ex, cioè non l'aveva mai considerata una fidanzata e non aveva mai pensato che potesse essere coinvolta. Ma a questo punto finalmente fa il suo nome, Stephanie Lazarus, donna che i detective conoscono molto bene perché, ribadisco, è della polizia di Los Angeles. Questa pista però si esaurisce nel giro di poco perché non c'è nessuna prova contro di lei e Stephanie, amici, non viene neanche interrogata. E so che quello che sto per dire sembrerà assurdo, ma il caso diventa un cold case e le prove vengono archiviate in una scatola insieme a quelle di migliaia di altri casi irrisolti. Proprio nel 1986 però vengono sviluppate le prime tecniche di identificazione tramite DNA che, come sappiamo, rivoluzionano il mondo delle indagini criminali. Così la famiglia di Sherry si aspetta che possano esserci delle novità, che le indagini vengano formalmente riaperte, riprese, insomma, perché il caso non è proprio stato chiuso, ma è stato messo da parte. E invece no, non succede nulla di tutto ciò. La famiglia di Sherry però non si dà pace. L'anno seguente offre una ricompensa di $10.000 per chiunque dovesse fornire informazioni utili sull'assassino e tentano in ogni modo di tener viva l'attenzione e più volte chiedono alla polizia di indagare su questa Stephanie. Ma non si muove mai nulla. Pensate che il padre di Sherry scrive anche una lettera al capo della polizia, esprimendo le sue preoccupazioni su Stephanie, ma non riceve neanche una risposta. Anzi, qualcuno gli dirà persino che guarda troppa televisione. Ma nel frattempo vi starete chiedendo, Stephanie cosa fa? Tutto bene, Stephanie? Sì, amici, Stephanie sta da Dio, lei va avanti con la sua vita e esattamente come aveva promesso a Sherry tempo prima, raccoglie i pezzi del matrimonio finito di John. Infatti, amici, 3 anni dopo la morte di Sherry, nel 1989, Stephanie e John ricominciano a uscire insieme. Sì, avete sentito bene. Cioè, ricominciano a frequentarsi come prima, quindi hanno rapporti, però niente di serio. Dopo un po', infatti, John incontra un'altra donna e inizia una relazione con lei e si risposa con questa nuova donna. Ma questa volta Stephanie per qualche motivo lo accetta, anzi, incredibilmente anche lei incontra un altro uomo e frequenta un altro uomo, un poliziotto anche lui, che si chiama Scott Young, e anche lei si sposa con questo suo collega e insieme adottano anche una bambina. La vita di Stephanie quindi procede a gonfie vele, fa anche carriera, viene promossa a detective e insomma tutto il suo passato turbolento, Sherry, John, sembra tutto solo un brutto ricordo. Fino a quando, all'inizio degli anni 2000,
alcuni detective tornano a esaminare alcuni cold case, tra cui l'omicidio di Sherry, ed emerge un dettaglio rilevante. Qualcuno, non si sa chi, ha rimosso alcune prove. Infatti, parte delle tracce raccolte sulla scena del delitto non sono più reperibili presso l'ufficio del coroner. Ma chi potrebbe mai essere stato? E perché proprio Stephanie? Alla fine del 2003 viene quindi inoltrata una richiesta al laboratorio forense per analizzare tutte le prove che sono a disposizione, richiesta che però resta inevasa fino al dicembre del 2004, quando uno dei tecnici, Jennifer Francis, se ne accorge e decide di occuparsene personalmente. Francis inizia esaminando il campione di sangue prelevato durante l'autopsia, dal quale ovviamente ricava il profilo genetico di Sherry, e successivamente analizza i frammenti di unghie e analizza anche un asciugamano insanguinato che era stato rinvenuto sulla scena. Entrambi però sono riconducibili alla vittima. Poi passa ai tamponi prelevati dal morso sul braccio di Sherry. Questi tamponi li recupera nei depositi dell'ufficio del coroner, dove erano rimasti per tutti quegli anni, e da questa nuova analisi su questi tamponi si ottengono 2 profili genetici distinti. Uno ovviamente appartiene a Sherry, mentre l'altro presenta una caratteristica che in qualche modo dà una svolta al caso, perché il secondo profilo genetico è di una donna, non di un uomo. Quindi non sono stati 2 uomini ispanici come avevano sempre sospettato. Il profilo viene inserito nel database virtuale, ma purtroppo non emergono corrispondenze con il DNA di altri criminali, e così il caso viene nuovamente archiviato. Arriviamo così al 2007. Sono passati 21 anni dal delitto, 21, e nel Dipartimento di Polizia di Los Angeles c'è un momento di riorganizzazione, perché ovviamente alcuni detective sono andati in pensione, ne sono arrivati di nuovi, e alcuni fascicoli di casi irrisolti, fascicoli diciamo non attivi, vengono spostati e restituiti nelle varie divisioni d'origine. Questo accade anche per il caso di Sherry, che torna nella divisione di Van Nuys, che è il quartiere in cui appunto è avvenuto il delitto, e qui purtroppo rimane ancora inattivo per altri 2 anni. Ma finalmente, all'inizio del 2009, uno dei nuovi detective arrivati, Jim Nuttall, riprende ufficialmente in mano questo benedetto fascicolo. Questo detective esamina la teoria originaria, quella relativa ad un furto finito male ad opera di 2 uomini ispanici, ma la cosa ovviamente non lo convince affatto. Poi infatti si imbatte nelle nuove analisi del 2004, in cui era venuto fuori che il DNA trovato sul corpo appartenesse ad una donna. Alla luce di questa informazione quindi decide di riesaminare tutti gli atti alla ricerca di possibili sospettate donne. Individua 5 nomi, tra cui quello di un'infermiera che lavorava nello stesso reparto di Sherry e che era un po' insoddisfatta, era un po' risentita per una mancata promozione. Ma tra tutte le figure sospette spicca il nome di Stephanie, e spicca ovviamente ai suoi occhi perché è una sua collega. Il detective non sa bene cosa fare, anche perché intanto gli altri 4 nomi, appunto lui aveva individuato 5 nomi tra cui quello di Stephanie, ma gli altri 4 nomi nel frattempo vengono esclusi grazie a varie verifiche sul DNA, su alibi, prove circostanziali, quindi Stephanie sembra effettivamente l'unica possibile colpevole, considerando anche che aveva un movente, cioè la gelosia, e tutti i mezzi e l'esperienza per compiere quell'omicidio e per poi influenzare le indagini, cosa che potrebbe aver fatto, ad esempio facendo sparire alcune delle prove a cui lei aveva accesso, ovviamente lavorando lì.
Senza considerare che la pistola di riserva, quella che viene data in dotazione alla polizia di Los Angeles per portarsela in giro anche fuori servizio, è perfettamente compatibile con l'arma che ha ucciso Sherry. Così il detective Nuttall si trova a gestire questa delicatissima situazione. Di norma esiste una procedura interna ben definita per indagare su un collega di polizia. Ogni sospetto, ogni dubbio va riportato lungo la catena di comando. Ma le voci corrono veloci anche in commissariato e il rischio di omertà è molto alto anche in quell'ambiente, e quindi il detective Nuttall decide di non informare subito i colleghi dell'ufficio di Van Nuys, ma si rivolge direttamente al suo superiore di fiducia, che ordina anche lui di mantenere il tutto riservato. 4 mesi più tardi, nel maggio del 2009, i sospetti nei confronti di Stephanie diventano ancora più concreti. La questione arriva quindi ai piani alti della polizia di Los Angeles, che autorizzano immediatamente un'indagine interna molto riservata. Il caso viene affidato a 2 detective esperti con una richiesta precisa: muoversi nel massimo silenzio possibile, evitando di coinvolgere sia i colleghi più vicini a Stephanie, sia soprattutto il marito, perché anche lui è poliziotto, così che non ci fossero conflitti di interesse. Gli investigatori iniziano poi a ragionare in modo più strutturato. Se l'autore del delitto fosse davvero un agente di polizia, come avrebbe agito? Non avrebbe sicuramente colpito durante il servizio, ma in un giorno libero. E infatti vanno a verificare e Stephanie Lazarus il giorno del delitto non era in turno. Inoltre cosa avrebbe fatto? Avrebbe cercato, dopo il delitto, di ridurre al minimo il rischio di essere visto. Nel caso di Sherry, l'assassino era entrato nel garage, era passato dalla porta interna ed era fuggito con la macchina della vittima. I detective prescelti quindi portano avanti l'indagine a porte chiuse, stando sempre attenti a parlare senza che ci fosse nessuno intorno e lasciando poche tracce scritte, perché è una situazione quasi surreale, e in questo modo trovano qualche prova. In primis, consultando il registro statale delle armi, emerge che il 9 marzo dell'86 Stephanie aveva denunciato alla polizia di Santa Monica un furto della propria auto e tra gli oggetti rubati aveva indicato una borsa da palestra blu contenente alcuni effetti personali, tra cui una pistola calibro 38 e 5 colpi. La pistola che ovviamente era compatibile con quella usata per uccidere Sherry. Sembra quindi questo a tutti gli effetti un tentativo di depistaggio. A questo punto, per procedere è necessario ottenere il DNA di Stephanie. Ma come ottenerlo? Sicuramente non potevano chiederglielo. Come spesso accade, i detective lo ricavano un po' con l'inganno, cioè la pedinano mentre va al centro commerciale con la figlia e dopo che Stephanie ha bevuto da un bicchiere, l'ha buttato nel cestino, gli agenti vanno lì e lo recuperano. E dopo 48 ore arriva il risultato. Il profilo genetico di Stephanie coincide con quello trovato nel morso di Sherry. Ora non resta che interrogare Stephanie, ma sempre senza farle sospettare che è lei la sospettata nell'omicidio. Quindi i suoi stessi colleghi le tendono una trappola. Il 5 giugno del 2009 Stephanie si presenta al lavoro, come ogni giorno, al che il detective Dan Jaramillo si avvicina alla sua scrivania e le chiede una mano per un arresto effettuato quella mattina. Le spiega che nella stanza degli interrogatori stanno trattenendo un uomo che sostiene di avere informazioni su un furto d'arte, un caso a cui proprio lei stava lavorando. Stephanie ovviamente accetta di aiutare i colleghi e scende con loro, chiacchierando con loro del più e del meno. Uno dei motivi per cui decidono di tenderle questa trappola, tra l'altro, è anche il fatto che vogliono assicurarsi che Stephanie sia disarmata e le stanze degli interrogatori sono praticamente l'unico posto in cui anche gli agenti di polizia devono consegnare la pistola prima di entrare, è proprio la prassi. Quindi arrivati lì, Stephanie e anche il collega consegnano le armi e entrano, ma ovviamente all'interno non c'è nessuno, c'è solo Stephanie
e i colleghi. E amici, questo interrogatorio è forse uno dei più soddisfacenti che io abbia mai visto nella mia vita. E se sapete l'inglese, vi consiglio caldamente di andarlo a recuperare tutto perché lo trovate per intero su YouTube. Ma comunque vabbè, io metterò alcuni estratti qui perché anche se non capite l'inglese, vale comunque la pena di vedere le espressioni di Stephanie che lentamente realizza di essere stata beccata e va nel panico più totale. Dunque, all'inizio dell'interrogatorio il collega dice a Stephanie che stanno lavorando su un caso e nel fascicolo è menzionata anche lei. E poi le chiede: per caso conosci John Rotten? Sbaglia nome, lei lo corregge e risponde: sì, ma oddio, siamo andati a scuola insieme, ma un sacco di tempo fa, perché? Been assigned a case that we've been looking at. Okay. It's a new case, and reviewing the case, there's some notes to see as far as your name being mentioned. Okay. Do you know John Rutten? John Bruton. John Rutten? Rutten. Oh, yeah, I went to school with him. You did? Yeah. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys? Yeah, I mean, we dated, you know, I mean, what's this all about? Well, let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, are you guys, is this something, I mean, you said I was going to interview somebody about art, and how you guys are, here's E già lo vediamo dai suoi occhi, che ha capito. Stephanie poi insiste per capire di che cosa si stia parlando, ma i colleghi continuano a chiederle, a farle domande, no? Le chiedono che tipo di rapporto avesse con John, le chiedono: eravate amici? Avete avuto qualche tipo di relazione? Lei risponde che sì, erano usciti insieme, ma tipo 1.000.000 di anni fa. E poi le chiedono di Sherry, le chiedono se la conoscesse, se sapesse il suo nome, se sapesse che lavoro faceva. Ma Stephanie fa la finta tonta, non si ricorda, è passato troppo tempo, faceva forse l'infermiera, boh. Well, it's relating to his wife. Do you know who she was or anything? well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez, now. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Well, I think I'm going to say that I think she was a nurse. Man, I can't remember how he said he met her. I mean, it's been so long ago. Poi le chiedono: lo sai che cosa è successo a sua moglie? E lei risponde: sì, so che è stata uccisa perché ho visto un foglio al lavoro, cioè l'ho visto qua sul lavoro. E poi durante la conversazione emerge che effettivamente sì, Stephanie potrebbe essere stata con John mentre lui era sposato e lei potrebbe aver incontrato Sherry e potrebbe avere anche discusso con lei per John, ma continua a essere vaga, cioè tipo boh, ma non me lo ricordo, non mi ricordo bene, è passato troppo tempo. You know, I don't understand why you're talking about some guy I dated 1,000,000 years ago. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. You know, was everything okay between you guys? I mean, there was never anything uncomfortable or anything between you and her? You know, I don't know. I mean, it's been so many years. I mean, uncomfortable. I mean, I can't even remember if we had a conversation. I mean, we may have. I may have seen her at his apartment. You know, geez, I don't think we ever socialized. Well, if you guys know something, I can't. I don't know. I don't think so. I colleghi insistono chiedendole se durante questi momenti di confronto con Sherry avesse alzato la voce e lei dice che boh, forse sì, lei comunque è una persona che a volte alza la voce, magari è successo, ma di nuovo è passato così tanto tempo che appunto non lo ricorda. But you didn't have any issues with her, right? No, I mean, you know, obviously, if he was dating me and dating her, I probably said, hey, pick or something, you know, Fair. You know, back That's then. fair. I can't say that we ever screamed or you know, I mean, he was a pretty mellow guy, you know. I think I was pretty mellow. I don't think we had some big, huge blow up to say,
why we stopped dating or, Right. I don't know. Ma da un certo punto in poi, quando Stephanie inizia a sentirsi davvero con le spalle al muro, il suo finto tono cordiale cambia e inizia a innervosirsi, ad atteggiarsi in modo più brusco. I don't know what to tell you. I mean, that just sounds crazy to me. Yeah. So you offhand, you don't recall ever going into her house and having words and physically No, attacking her attacking you? No. Nothing like that? No, I mean, that's, no, Nothing. no, not at all. If you're doing this as an interrogation, you're saying, hey, I'm a suspect. Well, now I got a problem with, now you're accusing me of this? Is that what you're saying? We're trying to figure out what happened, Stephanie. Well, I'm just saying, do I need to get a lawyer if you're accusing me of this? Il collega le chiede anche se sia disposta a fornirgli un campione di DNA, ma a quel punto lei dice di voler chiamare il suo avvocato. The thing is, detectives did what they could at that time on the crime scene, okay? And the burglary thing you're talking about, that is an angle that they looked at. I go, but now we're looking at everything else on the case, because nobody was ever arrested on the case. I don't know that or not. Okay. Now, what we'd like to do is, obviously you know about all the DNA stuff and things of the nature that, gets done on cases nowadays. If we asked you for a DNA swab, would you be willing to give us one? Maybe. Because now Because I'm thinking I probably need to talk to a lawyer. Okay. I mean, Si alza, sconvolta, continuando a ripetere che è scioccata, che non ci può credere che loro la stiano accusando di una cosa del genere, e se ne va, esce dalla stanza, ma un altro collega, fuori dalla stanza, la riporta dentro e dopo averle letto i suoi diritti, Stephanie viene arrestata per l'omicidio di Sherry Rasmussen. Third floor of Parker Center this morning. Police detectives arrested one of their own. Detectives assigned to the Los Angeles Police Department's Robbery Homicide Division, Cold Case Squad, arrested Los Angeles Police Detective Stephanie Lazarus. Stephanie si dichiara non colpevole dell'accusa di omicidio di primo grado e rimane in custodia cautelare, non riuscendo a pagare la cauzione che è stata fissata a, pensate, $10 milioni. Il suo processo inizia il 6 febbraio del 2012, quindi quasi 26 anni dopo l'omicidio di Sherry. I pubblici ministeri evidenziano la gravità della condotta di Stephanie. Secondo l'accusa avrebbe sfruttato la formazione e l'esperienza maturate come agente per commettere il delitto e per tentare di occultarne le tracce, tradendo la fiducia non solo del dipartimento ma dell'intera collettività. Secondo la ricostruzione del PM, Stephanie sarebbe stata in grado di inscenare un furto e di adottare tutti gli accorgimenti per non lasciare tracce immediate come impronte digitali, ma non avrebbe calcolato che la saliva lasciata in un morso potesse anni dopo costituire un elemento decisivo grazie alle nuove tecniche di analisi del DNA che ovviamente al tempo non esistevano. Quando la difesa espone la propria tesi, l'avvocato di Stephanie mette in discussione la catena di custodia dei tamponi del morso, sostenendo che le prove potrebbero essere, dato che era passato così tanto tempo, potrebbero essere state contaminate o manomesse. Mostra infatti alla giuria la busta in cui era stata tenuta quella prova, i tamponi salivari, che negli anni appunto si era danneggiata ed era, proprio questa busta era rovinata, quindi solleva dei dubbi sulla sua affidabilità. L'accusa però replica sottolineando che i reperti sono stati raccolti e analizzati nell'arco di molti anni, rendendo estremamente improbabile qualsiasi alterazione. In aula testimonia anche la ex coinquilina di Stephanie, che viveva con lei ai tempi del matrimonio di John e Sherry e frequentava con lei anche l'accademia di polizia, e emerge che poco prima del matrimonio Stephanie l'aveva svegliata nel cuore della notte perché era sconvolta all'idea che appunto John stesse per sposarsi. Un altro agente testimonia dicendo che nei mesi precedenti all'omicidio Stephanie gli aveva mostrato degli strumenti per scassinare le serrature
E a questo si aggiunge il fatto che nei diari di Stephanie, che sono stati rinvenuti nel suo appartamento, sono stati trovati annotati i titoli di 2 manuali su come scassinare le serrature. E infatti, se ci pensate, sulla porta d'ingresso di casa di Sherry non c'erano segni di effrazione. In aula John afferma che non avrebbe mai immaginato che Stephanie potesse arrivare ad un simile gesto. Precisa di non averle mai fatto promesse e descrive il loro rapporto come un'amicizia con qualche episodio di intimità occasionale. La sorella di John legge poi una lettera che la madre aveva ricevuto da Stephanie prima del matrimonio, perché vi ricordate che John aveva presentato Stephanie a tutta la famiglia, no? Stephanie e la madre di John avevano un rapporto molto stretto. E in questa lettera Stephanie scriveva di essere ancora profondamente innamorata di lui e di non riuscire ad accettare la sua decisione di voler sposare Sherry, e le aveva scritto anche che l'anno precedente l'aveva davvero distrutta, cioè lei ha scritto queste cose alla mamma di John. Infine, l'8 marzo del 2012, dopo quasi 3 settimane di dibattimento, la giuria emette in 2 giorni il verdetto colpevole. Stabilisce inoltre che si tratta di omicidio di primo grado e che nel commetterlo l'imputata ha utilizzato un'arma da fuoco in modo illecito, essendo ovviamente una poliziotta. L'11 maggio del 2012 il giudice pronuncia la sentenza. Stephanie viene condannata ad una pena che va dai 27 anni all'ergastolo. La condanna di Stephanie prevede una pena che consente teoricamente l'accesso alla libertà condizionale dopo 16 anni e 8 mesi. Tuttavia il procuratore distrettuale sottolinea che alla luce delle circostanze è probabile che Stephanie rimanga in carcere per il resto della sua vita. Mentre la famiglia di Sherry si ritiene soddisfatta, la comunità è sgomenta. Il fatto che un membro delle forze dell'ordine si sia macchiato di un reato del genere lascia i cittadini in preda alla sfiducia, allo sdegno. Il sindacato degli agenti di polizia diffonde un comunicato in cui esprime la speranza che questo caso non comprometta la reputazione dei tanti poliziotti che svolgono il proprio lavoro con dedizione, mentre il capo della polizia di Los Angeles, Charlie Beck, che ha lavorato anche a stretto contatto con Stephanie durante la sua carriera, parla di una ferita doppia. Non solo la famiglia di Sherry ha perso una moglie, una figlia, ma anche il dipartimento stesso ha vissuto un profondo senso di tradimento nel sapere che una propria agente ha commesso un crimine così grave. E tra l'altro la portavoce della polizia di Los Angeles, Mary Grady, annuncia che il dipartimento ha avviato un'analisi interna per capire perché, all'epoca, gli investigatori non abbiano preso in considerazione Stephanie come sospettata, anche perché, era palese che fosse stata lei. La famiglia di Sherry ci ha provato così tanto a chiedere di indagare su di lei e nessuno l'ha mai fatto. La famiglia di Sherry infatti ha sollevato forti accuse sul possibile insabbiamento da parte della polizia di Los Angeles, presentando proprio un reclamo interno e avviando una causa civile contro il dipartimento, che però purtroppo verrà respinta per via dei termini di prescrizione, perché è stata presentata troppo tardi, 12 anni dopo. Anche l'indagine interna comunque non porterà ad alcun risultato. Nel 2016 però la famiglia di Sherry intraprende un'ulteriore azione civile per morte ingiusta, questa volta contro Stephanie, ottenendo un risarcimento di $10 milioni. Tornando al processo penale, invece, dopo la condanna, Stephanie tenta di ribaltare il verdetto facendo ricorso, ma l'appello viene respinto e la condanna resta confermata. Nel 2023, però, il caso viene riesaminato dalla Commissione per la libertà condizionale grazie ad una nuova normativa della California che consente una revisione anticipata per chi ha commesso il reato prima dei 26 anni. Stephanie infatti aveva 25 anni al momento del delitto. Nel 2024 quindi si avvia un nuovo processo e in questa sede per la prima volta Stephanie ammette la propria responsabilità dopo anni di negazioni, anche se secondo molti lo avrebbe fatto solo per aumentare la possibilità di
ottenere la libertà condizionale. Nonostante l'opposizione della famiglia e dei sostenitori della famiglia di Sherry, in una prima fase la libertà condizionale effettivamente le viene concessa, suscitando una forte e comprensibile indignazione. Prima che la decisione diventi definitiva, però, il governatore Gavin Newsom interviene chiedendo che il caso venga riesaminato dall'intero Consiglio per la libertà vigilata. Nel corso della successiva udienza, numerosi oppositori intervengono per chiedere che Stephanie resti in carcere e viene presentato anche un messaggio registrato anni prima dal padre di Sherry, in cui descrive il dolore per la perdita e sottolinea la violenza dell'omicidio. Cioè, vi ricordate? Sherry era stata legata, picchiata, presa a morsi. Stephanie durante l'udienza non entra nel dettaglio del crimine né esprime alcun rimorso verso i familiari presenti. E dopo che tutte le parti hanno preso la parola, i commissari si ritirano per deliberare e dopo circa 25 minuti comunicano una decisione unanime. La libertà condizionale viene revocata. Stephanie quindi rimane in carcere. È probabile però che presenti nuove richieste in futuro, costringendo la famiglia a confrontarsi ancora una volta con questo caso e con il dolore che ne consegue. Tutti comunque continuano a ricordare Sherry, portandosi dietro un vuoto che descrivono come impossibile da colmare. E chi l'ha conosciuta continua a ricordarla come una persona meravigliosa, la cui presenza per molti continua a essere viva ogni giorno. John invece, come dicevamo, si è ricostruito una famiglia e ad oggi non si hanno notizie di lui. Questo caso per me, amici, è sconvolgente, un po' per la dinamica, ovviamente, ma soprattutto perché è davvero difficile capire come possa essere rimasto irrisolto per così tanto tempo, quando fin dall'inizio sembrava così evidente che si trattasse perlomeno di un delitto passionale. C'era una ex ossessionata da John che perseguitava Sherry, che la minacciava, che si presentava a casa loro sul posto di lavoro, cioè davvero arrivare dal delitto passionale a Stephanie avrebbe richiesto pochissimo se qualcuno avesse davvero indagato in quella direzione. E questa cosa onestamente fa venire spontaneo pensare che ci sia stato quantomeno un enorme favoritismo nei confronti di Stephanie, se non addirittura un vero e proprio insabbiamento da parte di qualcuno all'interno della polizia, perché va bene tutto, ma ignorare una pista così palese per oltre 20 anni è assurdo. E lo stesso John, ma davvero vogliamo credere che non avesse capito niente? Cioè, stiamo parlando di una donna che perseguitava sua moglie, che si presentava a casa loro, che le aveva detto apertamente, vi ricordate, se non posso avere John, non potrà averlo nessuno. E lui continua a sostenere di non aver mai sospettato di Stephanie. Davvero. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se conoscevate questo caso, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere sempre gentili con me e con gli altri. Detto questo, amici, io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!